Salvamori alle spalle Perotti esulta. Esatto, signori miei, Street Fighter V4 SP. La cosiddetta moto da aperitivo, come dire, qualcuno la definisce così, invece è un gran mezzo, e dopo 2 anni dall'esperimento che avevamo fatto con la V4S siamo di nuovo qui a Cremona per riprovarci. E so già cosa state pensando. Bravo, la moto da 30.000 euro, così è facile in questo modo. Perché non va a correre non nelle naked ma con le altre carenate? È proprio quello che faremo, esattamente. Intanto orario aperitivo, molto buono. Vi ho già dato un po' di cose a cui pensare. L'altra volta c'era il motore della MotoGP, dei poteri forti. A sto giro abbiamo scelto una nuda per farvi vedere che non c'è trucco, non c'è inganno. E quindi che dire, ragazzi, entriamo in pista, leggende narrano, ci sia anche un Bradley Smith, ex pilota di MotoGP, in gara. So solo che sarà molto molto curioso e interessante. E dico, cavoli, sto già prendendo gli schiaffi da qualcuno. Poi ho detto, ah no, Bradley Smith, ex pilota MotoGP, perfetto. Come ben sapete, questo è un trofeo dove un sacco di piloti, anche come Corti, Perotti e via dicendo, come nelle gare scorse, lo usano per allenarsi. Ed è anche questo il bello. Lui alla fine non ci sarà, ha fatto solo il venerdì, ma in ogni caso, per vincere la gara con lei bisogna almeno girare sul 33 alto, 34 basso. Con la V4S avevamo girato in 32,3 nella gara di quest'anno, quindi siamo già veramente al limite. Non so quanto si possa tirare ancora giù con lei, ma in ogni caso come si guida? Innanzitutto partiamo a farvi vedere quello che abbiamo nei particolari. È una Street Fighter SP, quindi rispetto al modello base ha una frizione STM a secco che ovviamente aiuta in staccata, rende la frenata più fluida e ha un inserimento migliore. Poi cerchi in carbonio per arrivare all'aperitivo in Moscova e menarsela con gli amici. Sospensioni elettroniche, esattamente come l'altra volta, quindi non è che abbiamo cartucce, cose, prodotto di serie, e proprio perché è un prodotto di serie abbiamo il nostro asso nella manica. Abbiamo il clacson e non plus ultra l'ABS, ovviamente disattivato sul posteriore ma attivo sull'anteriore come l'altra volta. Adesso poche chiacchiere, si
e si cerca di fare sto almeno 34 per partire lì davanti. Non so come possa andare. Appena entrato in pista mi accorgo subito che con la mappa wet la moto non fa strada, quindi da pilota ho cercato un qualcosa di più aggressivo, però per farvi capire come sulla V4S che uso nelle gare, anche qui ho preimpostati dei livelli di traction che vanno dal 7 all'1. Nella mappa sport possiamo dire che il 7 e il 6 sono i due livelli da bagnato. Invece quando si passa al DTC5 è già il primo livello però da asciutto, quindi il salto tra 6 e 5 è molto alto. Però mi sono trovato costretto a farlo perché mi serviva un po' più di spinta e soprattutto perché non c'era tanta acqua, e in queste condizioni è proprio quella situazione dove bisogna un attimino rischiare, quindi proviamoci. Buono, sto andando da Dio, sono riuscito a fare un giro dove ho preso qualche rischietto in più, un secondo e passa al secondo, va bene così, per la prima qualifica, giusto per capire come andava, va bene. Domani che probabilmente ci sarà asciutto, ci ripensiamo. È sana. Quella è mia, è una bracciata. Te l'ho riportata a casa, sei contento? Ma abbastanza, molto. Quante ne abbiamo di ricambio? 0. A zero? 0. E cosa posso rompere? Niente. Come niente? Niente. La moto è pronta per la qualifica di domani, ovviamente oggi era bagnato, quindi se domani sarà asciutto si riparte da zero e non è servito a niente, però partiamo bene. Abbiamo fatto il nostro, direi che si va a letto soddisfatti e domani Leo sarà di nuovo a rischio nel dover rimettere a punto questa bella motoretta. Vediamo un po' come la situa, non male. Speriamo che non ci faccia scherzi, che asciughi, anche perché una bella garetta sull'asciutto è quello che serve per tirar fuori e far vedere il vero potenziale della Street Fighter V4 SP. La cosa buona è che avendo utilizzato le gomme da bagnata a sto giro abbiamo le gomme nuove domani da utilizzare, SCX dietro, SC1 davanti, farà un freddo della Madonna, ma almeno vediamo un po' cosa riusciamo a tirare fuori dal giro secco e poi in gara 13 giri di pura passione. Non vai dritto.
Invece no, ovviamente, anche in qualifica 2, appena entriamo in pista, pioggia. Niente male, basta semplicemente ripetere quello che abbiamo fatto ieri. Belli belli. Ieri c'era anche più acqua e oggi non sto in strada, non sto in piedi. Sto anche girando un secondo più lento di ieri. E invece Alberto sta migliorando, anzi mi sta piantando più di un secondo. Cioè, da dare un secondo e mezzo ieri a prenderne più di uno oggi. Io ho fatto come quello di ieri. Sei bagnato? Al parco chiuso. Era da mettere, come ho detto, setup asciutto ma come da bagnato. Ecco perché figa mi prendeva solo. Ok, andiamo. Problemi! Ma come ti permetti? Come si permette il suo pilota a mettere... Diciamo che io l'ho abbastanza spinto con delle promesse che non si possono dire davanti a una telecamera, di dire guarda, se mi metti davanti Luca io faccio questo, punto. E lui... Quanto pesa arrivare dietro a qualcuno che smonta camion di là? Ma questo è del mestiere. Ma è del mestiere questo, no? Prendi la stampa dei tempi e appendila in camera. Perché non succederà mai più, cazzo! No, ho fatto una cacata. Al posto che indurire abbiamo ammorbidito. Che poi. Ma sai cos'è? È meglio. Perché se avessi fatto primo e magari qui nasce il dubbio, Salvatore ha fatto Avrebbero apposta a far detto- secondo, perché tutta la pressione della prima posizione la lasciamo su Alberto Bolide Gini. Che come hai fatto arrivare dal Giappone questa notte che abbiamo visto atterrare i poteri forti? Qual è la tua tattica in gara? Ti ricordo che la mia ditta si chiama Autodemolizione Fratelli Gini. Arca troia, questo è pesante. Contro la ditta demolizioni. Contro Salvatore Nasca. No, però parti sereno. Cioè. No, io sono serenissimo. Sai qual è? No, anzi non te lo dico perché sennò poi studi una contromossa. Ma tanto dopo 2 giri capirai tutto e dirai lascia tuo figlio nell'androcca, capito? E ti lascio così. Ci vediamo in gara. Occhi aperti, mi raccomando. Ho già capito come andrà a finire. Qui nessuno mollerà nulla. Sarà la sfida. Il tantissimo pubblico accorso per gustarsi la gara, l'orgoglio. Solo una cosa è certa: oggi non si vincerà con la velocità pura, ma con la strategia. Dovrò soffrire sul rettilineo e non perdere la testa se subirò qualche sorpasso. Ma anzi, con 13 giri da percorrere sarà fondamentale la gestione gomme. Bisognerà non stressare il posteriore i primi giri e andare dolci sul gas. Riuscirò a mettere in pratica la mia strategia? Perché programmarsi la gara è una cosa, metterla in pratica un'altra. Ed eccoci qui come al solito. Può essere qualsiasi tipo di gara di slittini col bob, di scacchi, quello che volete, ma le farfalline qua nella pancia ci sono sempre. Ed è proprio il bello di questo sport e soprattutto il colpo d'occhio che mi ha dato guardare tutta la tribuna destra stracolma da sopra i box fino in fondo. Bellissimo, dovrebbe essere sempre così. Come sulla V4S, anche qui non userò il traction, preferisco partire un po' alla vecchia, quindi incrociamo le dita e vediamo. 3 km e 7 per 10 giri, 13 curve, 7 a sinistra, 6 a destra. Questo è il circuito di Cremona che chiuderà la stagione della classe 1000 Open Stock del trofeo Moto Estate. In pole position Gini con la sua Yamaha R1, affiancato dalla Ducati Street Fighter V4 SP di Luca Salvadorin. Gini si dirige verso curva 1, forte della prima posizione. Salvadori però all'esterno, nonostante un lieve scarto riesce a prendere il primo posto. Ora arriva la seconda staccata a sinistra. Attenzione a Gini che si ripresenta davanti. Salvadori incrocia la traiettoria ma rimane dietro. Grande botta e risposta tra i due.
Mazza che chiusura che mi ha fatto Alberto! Mamma mia! Mollavo il gas, 1 metro dopo, ditta demolizioni, sarebbe stato il degenero. Andata. In questi giorni, durante le prove libere, ho studiato i miei avversari e ho capito una cosa molto importante, che nel veloce sono veramente in difficoltà, ma appena arrivano le curve a tornare indietro faccio paura, ed è proprio lì che tenterò l'attacco. Salvadori all'interno di Gini che deve allargare la traiettoria, rialzare la sua Yamaha R1 e concedere il passaggio a Luca Salvadori, che per il momento sale al comando della classifica. Il V4 canta fino a 13.000 giri. Attenzione però a Gini che prima della staccata ritorna davanti, una staccata allucinante di Gini, vediamo se riesce a chiuderla, finisce leggermente largo. Ora sarà importante chiudere il cambio di direzione, sembra facile, sembra mantenere il primo posto, addirittura Ruggero all'interno con la sua Aprilia su Salvadori sale al secondo posto. Qui ho fatto una gran cavolata perché volevo incrociare Alberto e invece dietro ci avevo attaccati a sedere e il buon Spigolo sulla sua RSV4, un po' strana sinceramente, manubrio alto ma motorone, insomma non si capisce, so solo che sta andando fortissimo anche lui e m'ha fregato. Adesso rimettiamo insieme le idee e sarà una guerra. Ma in questo momento la situazione rimane abbastanza regolare, comanda Gini, poi dietro abbiamo Ruggero in seconda posizione con la sua Aprilia, terza la Ducati Street Fighter V4 SP di Luca Salvadori, portacolori Ducati Broncos nel CIV National Trophy 1000. Attenzione, si avvicina Salvadori che spinge l'ingresso curva, un momento di indecisione per Ruggero che tuttavia esce comunque bene. E allora nel lunghissimo rettilineo del circuito di Cremona prende la scia di Gini, si fa valere il V4 di Noale, attenzione anche a Salvadori che si affaccia all'interno di Gini, staccata di Ruggero, vediamo se la chiude, vediamo se raccoglie il punto di corta, ce la fa, grande manovra, grande sorpasso da parte di Ruggero, mentre attenzione a Gini che ha avuto un attimo di indecisione nel cambiare direzione e poi impostare l'ultima curva. Inizia il terzo giro della corsa con Ruggero, nuovo leader della classe 1000 Open Stock, dietro di lui Gini partito dalla pole position e poi in terza posizione Salvadori che nel secondo passaggio della corsa è rimasto lì a guardare il duello tra questi due. Gini per ora sembra un po' perdere il gancio, sembra un po' perdere qualche decimo nei confronti di Ruggero che cerca di spingere, di allungare. Nel frattempo ancora bagarre tra Bartolini e Donesana che stanno combattendo dall'inizio della corsa e questi duelli permettono ai primi tre di allungare un pochino, anche se rimangono tutti molto compatti. Una gara di gruppo che sta facendo divertire i tantissimi appassionati che sono accorsi al circuito di Cremona. Come vi dicevo all'inizio è importantissima la strategia, come vedete ancora per terra non è asciuttissimo, c'è ancora la chiazzetta nel punto di corda, è molto pericoloso, è un attimo fare l'errore e soprattutto in questo momento che tutte le gomme hanno molto grip è inutile cercare il sorpasso, è inutile di andare davanti perché tanto arriviamo nel rettilineo e come avete visto vengo passato, quindi facciamoli sfogare lì davanti e appena calano un attimino le gomme cercheremo di passare prima della parte guidata e lì bam, bisogna andare tutto per poi avere abbastanza vantaggio per non essere risorpassati sul dritto. Si esce dall'ultima curva, dalla 13, con Ruggero che chiude un altro giro in testa alla corsa. Inizia il quarto passaggio, Gini vicinissimo, Salvadori ancora dietro. Grande spettacolo, il gruppo rimane bello compatto.
davanti abbiamo un Gini che ha provato l'attacco su Ruggero, finisce però largo e Salvadori non aspetta nemmeno un istante per infilarsi. Grande manovra di Luca Salvadori che non ha atteso nemmeno un istante, si impenna all'anteriore della Yamaha di Gini che deve però far scorrere via Luca Salvadori. Lesto nel prendersi il secondo posto, manovra molto spettacolare questa. Sono arrivati insieme alla curva Stradivari, poi Gini ha dovuto mollare ed è finito anche leggermente lungo la Cremona. Ora però c'è il punto di forza della R1. Gini alla staccata, torna davanti, torna al secondo posto, vediamo se la chiude, no, deve scartare verso destra, finire fuori traiettoria e va quasi al di là della pista. In questo momento Gini quindi perde la posizione da Salvadori ufficialmente. Ora Salvadori ha nel mirino il gommone posteriore, lo scarico della Aprilia di Ruggero che mette a referto il terzo giro in testa alla corsa e inizia il quinto passaggio. Gini deve stare molto attento perché con questi attacchi e con queste sbavature del quarto giro ha dato la possibilità a Donesana di ritornare vicino. Come primo? Vai Luca, va! Vai! Vai! Sì, perfetto. Adesso giù la testa, ho vantaggio su quelli dietro, via. C'è una bandiera rossa che quindi interrompe la gara alla metà della distanza. No, non ci credo, bandiera rossa, quest'anno è una roba incredibile. Cavoli, era il primo giro che cercavo di fare a cannella per andare via e niente, piani rovinati. Vediamo chi è che è scivolato e speriamo stia bene. Porca, però stavano così bene, porca. Vabbè, bandiera rossa. No, Ale Usai, vi ricordate il ragazzo di 15 anni che corre già sul 1000, che va anche fortissimo? Purtroppo anche sto giro ha avuto un problema in partenza, altrimenti poteva essere lì davanti con noi. Sembra tutto a posto, quindi meno male. Adesso box, capiamo cosa fare e concentriamoci per la seconda partenza. Di sicuro la ripartenza sarà una gara sprint, 5-6 giri massimo, quindi non ci sono più tattiche. Lì impostazione national, si parte, si cerca di fare una bella partenza, full gas dalla prima curva. Vedi, l'amicizia. Com'è Leo? Ansia. Cornacci. È difficile, non è facile. È l'ansia che non fornisce mai. Porca di cosa. Aspettiamo ancora una volta lo spegnimento delle luci rosse con Luca Salvadori all'esterno che punterà sicuramente la traiettoria interna in curva 1. Le luci si spengono, parte la seconda gara dopo l'interruzione a Cremona.
Bello, bello, bello. Davanti a tutti, partenza perfetta. E adesso mettiamo in pratica quello che avevamo in mente. Full gas. Primo, Leo. Vai, prima. Bella partenza, Sto che si dà già. Già sto che si dà. Mannaggia i santi, mannaggia. Vai, così ti voglio, sì. Ma nuova, bello bello, Luca, bello bello. Beh, che voglio andare là, dai. Mica, ma ragazzi, ma io ve lo giuro, io quando corro non c'ho quest'ansia. Non ce l'ho la stanza. Cioè sì, ti caghi addosso, ma il giusto, sai cosa devi fare. Vabbè. Ma quando devi farlo qualcun altro al posto tuo? Minchia! Salvadori ha questo più o meno mezzo secondo su cui può contare, e poi dietro di lui adesso sul lungo rettilineo non dovrà più avere paura della grande potenza, perché la moto di Bartolini è un po' più datata, quindi a livello di cavalleria la Street Fighter V4 SP può resistere, e l'unico problema delle Naked, lo sappiamo, è appunto la resistenza aerodinamica. Mazza, oh, Bartolini qui dietro sulla GPM non molla il colpo. Sto cercando di fare il meglio che posso, ma è tosta. Bartolini forse diventa una vera e propria minaccia nei confronti di Salvadori, che ha l'obiettivo tra le mani e la possibilità tra le mani di vincere questa gara con una Naked tra le tantissime, quasi tutte, super sportive in pista. Ok, adesso devo dare lo strattone e andarmene via. Non devo essere a tiro di scia, devo essere tranquillo e arrivare in scioltezza suonando il clacson. Quindi, hammer time! Perché Bartolini sembra un attimo estendere il suo vantaggio e congelare il secondo posto. Vediamo la staccata della curva Cremona con Salvadori, Bartolini e poi ancora Gini in terza posizione. È caduto Bartolini alla curva Cremona. Vedete comunque il gap è troppo consistente, troppo importante tra Salvadori e Gini. Salvadori potrà effettuare l'ultimo giro della corsa con relativa tranquillità. Voi non fate caso a quello che vedete sul cruscotto perché ha preso i tempi in posti strani della pista, ma sulla tabella ho visto un bellissimo 1.34.8. Non è il best che abbiamo fatto durante il weekend, che è 1.34.2, ma comunque erano altre gomme, altre condizioni, quindi con l'umidino e tutto il resto in gara, tanta roba. E difatti mi è servito per staccarmi dal gruppo dietro e essere un attimino più tranquillo sul finale di gara. Dai che ci siamo, dai che la stiamo portando a casa. A proposito di Naked, Luca Salvadori sta riuscendo nel suo obiettivo, nel suo intento, nel suo scopo, vincere con la Naked a Cremona.
ritorniamo però lì davanti perché siamo ormai alle ultime fasi della corsa. Salvadori, Luca Salvadori, arrivato direttamente dalla CIV National Trophy dove corre con la Ducati del team Broncos, è ormai all'ultimo settore, in prossimità dell'ultimo settore, alla curva Cremona. Luca Salvadori esce dalla 13 e va a raccogliere per primo la bandiera a scacchi, vince con la Ducati Street Fighter V4 SP con la Naked. Sì, cazzo, sì! Prima del weekend pensavo potremmo riuscire a far podio, tutti i calcoli, e poi ci tenevo tanto perché con Leo e con gli altri ragazzi abbiamo fatto anche le gare degli anni scorsi. Loro prendono la moto di serie, ci fanno quei piccoli accorgimenti per poter andare poi in gara, ed è un po' la loro bambina, cioè è diverso rispetto alle gare con il team. La tirano fuori dalla linea di produzione e la vedono girare e soffrono tanto, anche perché sanno che la ditta di munizioni è sempre in agguato. Adesso torniamo ai box e godiamocela tutta, ragazzi. Hai fatto lo spiritoso pre-gara? Vabbè, io ho fatto la pole, tu hai fatto primo. È vero, siamo tutti felici e contenti. Pari patta.